L'argomento di questo video è un episodio della biografia di Maometto molto importante. Conoscere questo episodio dall'inizio alla fine ci consente di rispondere a 4 domande ben precise. 1. Perché nell'Islam non si possono adottare figli? 2. Perché i musulmani si sposano fra cugini di primo grado? 3. Perché le rivelazioni di Allah nel Corano sembrano senza senso? 4. Perché Maometto non ha designato dei suoi successori? Per capire tutta la storia bisogna parlare anche non solo di Maometto ma anche di Zaid, che è maschio, e di Zainab, che è femmina. Zaid è stato per molto tempo uno schiavo di Maometto, dopodiché Maometto l'ha liberato. Zaid sicuramente è diventato musulmano, non solo, ma Maometto l'ha adottato, quindi Zaid è il figlio adottivo di Maometto. E poi c'è Zainab, che è la cugina di primo grado di Maometto, deve essere una donna molto bella e probabilmente anche un certo carattere determinato e forte. A un certo punto Maometto decide che Zaid deve sposarsi con qualcuno, deve avere una moglie, e gli propone Zainab, sua cugina di primo grado. Si recano a casa di Zainab, dove c'è anche come testimone il fratello di Zainab, propongono queste nozze, questo matrimonio fra Zaid, il figlio di Maometto, e Zainab, la cugina di Maometto, ma Zainab assolutamente non accetta, perché dal suo punto di vista lei si considera appartenente ad un ceto sociale superiore. Per lei sarebbe scandaloso, sarebbe un disonore sposare un ex schiavo, e quindi assolutamente dice di no, anche con una certa fermezza. Maometto si arrabbia, perché Maometto non accetta di essere contraddetto, tantomeno da una donna, e per riuscire a convincere Zainab, indovinate cosa fa? Fa scendere una rivelazione di Allah. Siamo nella Sura 33 al versetto 36. Quando Allah e il suo inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al suo inviato palesemente si travia. Come sempre possiamo aprire la botola dei tafsir, e dai tafsir scopriamo che il credente e la credente a cui Allah sta facendo riferimento in questo versetto sono esattamente Zaid e Zainab. A questo punto Zainab non può far altro che accettare la rivelazione di Allah, visto che è scesa apposta per far sì che lei si sposi con Zaid, e quindi si sposano. A questo punto la situazione quindi è questa: abbiamo Maometto, il figlio di Maometto, che è sposato con la cugina di Maometto. E fin qui sembrerebbe andare tutto relativamente bene, se non che accade che un giorno Maometto si reca a casa di Zaid per parlare con lui, ma Zaid non è presente, non c'è, e quando lui apre la porta c'è soltanto Zainab in un'altra stanza che è seminuda. Maometto vede Zainab seminuda e resta praticamente folgorato da questa visione. Secondo i tafsir in arabo di Al-Tabari e Al-Qurtubi, mettendo insieme questi due commentatori, ci sono dei dettagli in più, ovvero quando Maometto vede Zainab seminuda, si avvicina a lei, inizia un po' a flirtare, fa delle avance sottovoce, tant'è che Zainab non capisce neanche bene cosa stia accadendo, ma risponde: voi Maometto siete per me come un padre o una madre. A quel punto Maometto a gran voce dice gloria ad Allah e gloria a chi cambia idea nel proprio cuore. Secondo altri tafsir ancora, Zaid da quel momento riceve una sorta di maledizione da parte di Allah, secondo la quale ogni volta prima di avvicinarsi a Zainab per avere un rapporto sessuale ha un problema al pene. Questi tafsir sono soltanto in arabo e io li ho sempre letti dal sito del governo dell'Arabia Saudita. Per motivi personali io in questi giorni non mi sento di connettermi a queste pagine in Arabia Saudita, quindi se vi fidate soltanto delle mie parole, senza che ci sia lo screenshot, il link, Google Translate come ho già fatto in altri video, benissimo, sappiate che è andata così. Se non vi fidate soltanto delle mie parole, non importa, possiamo tornare ai tafsir in inglese, dove la storia è così: Maometto entra, vede Zainab seminuda ed esce.
Questi sono i tafsir in inglese. Ad esempio Al-Jalalain dice che Maometto da quel momento sente dell'amore per Zainab, che è un po' strano, nel senso che Zainab è tua cugina da quando siete nati, quindi l'avrai anche già conosciuta, se fosse sentimento, se fosse amore non solo, ma l'hai data in sposa con tanto di rivelazione apposita di Allah a tuo figlio, quindi probabilmente la conosci già di carattere. Quello che Maometto sente è attrazione fisica, perché? Perché l'ha vista seminuda. A questo punto Maometto entra in profonda crisi, perché cosa accade? Accade che lui non riesce a nascondere questa attrazione fisica che sente verso Zainab e se ne accorgono tutti i musulmani anche nei luoghi pubblici all'aperto e se ne accorge anche Zaid. Zaid che con ogni probabilità conosce il carattere di suo padre, schiavista, ad esempio, e quindi si offre volontario, va, secondo i tafsir in inglese, Zaid va da Maometto e gli propone di divorziare di sua iniziativa da Zainab. Ma Maometto, sprofondato nel dilemma sempre più, gli dice assolutamente di no, perché era stata la volontà di Allah nel versetto 36 a far sposare Zaid e Zainab. E quindi continua ad esserci questo disagio, continua ad esserci questo dilemma dentro Maometto che non si riesce proprio a risolvere e purtroppo i commenti, i giudizi negativi, i pettegolezzi aumentano sempre più. A questo punto Maometto decide di far scendere una rivelazione di Allah per quanto riguarda questo problema che sta vivendo, questo disagio che sta vivendo. E la rivelazione di Allah non è nient'altro che il versetto seguente, siamo sempre nella Sura 33, versetto 37. Ricorda, Maometto, quando dicevi a Zaid, a colui che Allah aveva gradito, non è nient'altro che Zaid quando si è convertito all'Islam. Quindi ricordati, Maometto, quando dicevi a Zaid, persona che Allah aveva gradito e che tu stesso avevi favorito perché tu stesso l'avevi adottato, ricordati, Maometto, quando dicevi a Zaid, tieni Zainab e temi Allah, mentre nel tuo cuore tenevi celato quel che Allah avrebbe reso pubblico. In sostanza, tu continuavi a dire questa cosa a Zaid, di tenersi Zainab, celando nel tuo cuore quello che in realtà Allah aveva già previsto, ti aveva già predestinato a qualcosa in più, che adesso scopriamo che cos'è. Temevi gli uomini, cioè avevi questo disagio nei confronti di questi uomini che facevano pettegolezzi e commenti negativi su di te, mentre Allah ha più diritto ad essere temuto. Quando poi Zaid non ebbe più relazione con Zainab, te l'abbiamo data in sposa, così che non ci fosse più per tutti i musulmani alcun impedimento verso le spose dei figli adottivi quando essi non abbiano più alcuna relazione con loro. L'ordine di Allah deve essere eseguito. Quindi, continuando a parafrasare, perché come sapete di Allah non si capisce mai niente, nell'ultima parte di questo versetto dice: quando poi Zaid ha divorziato da Zainab, perché io Allah ti avevo predestinato a Zainab, e ha aspettato il periodo dei 3 mesi secondo la Sharia per vedere se la donna è incinta fondamentalmente, io Allah ho deciso che Zainab sarebbe stata tua sposa e da questo momento in poi per tutti i musulmani non ci sarà più nessun impedimento per quanto riguarda le mogli dei figli adottivi, cioè per tutti i musulmani che vogliono sposare la moglie del proprio figlio adottivo lo potranno fare, a patto che il figlio adottivo, anche degli altri musulmani, così come ha fatto Zaid, divorzi dalla relativa moglie. E questo è un pochino problematico, anche perché a seguito quindi di questa rivelazione di Allah, siamo soltanto ancora al versetto 37, Zaid effettivamente divorzia da Zainab e Zainab viene data in sposa a Maometto, che celebra le nozze con tanto di banchetto e di festa. I musulmani non sono per niente contenti del comportamento di Maometto, anche perché in quel momento adottare un figlio era una pratica ben vista e il figlio aveva a tutti gli effetti uno status uguale a quello degli altri figli biologici, se non di più. Non solo, ma i musulmani iniziano a patire il fatto che scendano improvvisamente queste rivelazioni di Allah che servono soltanto a Maometto.
e che servono soltanto alla soddisfazione di un desiderio sessuale di Maometto, quindi non sono affatto contenti. Ma prima ancora di tornare a questo punto, volevo far notare un dettaglio che riguarda la sera in cui Maometto e Zainab si sposano. Praticamente c'è il matrimonio, vengono celebrate le nozze, dopodiché si organizza un banchetto con gli invitati che mangiano, bevono e a un certo punto non se ne vanno più. Io da questo deduco che Maometto avesse molta voglia di restare da solo con Zainab e consumare finalmente questo matrimonio. E siccome non riesce a far andare via gli invitati, fa scendere una rivelazione di Allah soltanto per questo motivo. Siamo nel versetto 53, sempre della Sura 33. O credenti, non entrate nelle case del profeta, a meno che non siate invitati per un pasto e dopo aver atteso che il pasto sia pronto. Quando poi siete invitati, entrate e dopo aver mangiato andatevene senza cercare di rimanere a chiacchierare familiarmente. Ciò è offensivo per il profeta, ma ha vergogna di dirlo a voi, mentre Allah non ha vergogna della verità. Saltiamo qui perché è un'altra cosa ancora, non dovete mai offendere il profeta e neppure sposare una delle sue mogli dopo di lui, sarebbe un'ignominia nei confronti di Allah. In sostanza, Maometto ha molta fretta di consumare il matrimonio e non essendo in grado di far uscire gli invitati al banchetto da solo, fa scendere una rivelazione di Allah espressamente per questo motivo, in cui intende anche sincerarsi, perché fa dire praticamente ad Allah che nessuno potrà mai stare con Zainab neanche anche dopo la morte di Maometto. In sostanza, il clima di tensione, purtroppo, nonostante queste continue rivelazioni, non passano i pettegolezzi, non passano i commenti e i giudizi negativi su Maometto, che non è una persona che accetta i commenti o i pettegolezzi o i giudizi negativi o le critiche, perché in altri video possiamo anche vederlo, ordinerà la condanna a morte di alcune persone per questo motivo. E quindi cosa succede? Che a questo punto Maometto vuole assolutamente rimediare a questo pasticcio che si è creato e però crea un pasticcio ancora più grande, nel senso che con le rivelazioni che farà in seguito abolirà la possibilità di adottare un orfano. Vediamo innanzitutto quali sono queste rivelazioni. Sempre nella Sura 33 facciamo un breve riassunto. Versetto 4. Allah dice che i figli adottivi non sono veri figli. Versetto 5. Allah dice che si può prendere sotto la propria protezione un orfano, l'importante è che sia musulmano, ma non gli si può dare ad esempio il proprio cognome, ovvero non ha un trattamento uguale rispetto ai figli biologici. Versetto 6. Allah dice che i legami biologici sono più forti in assoluto, quindi un legame con una persona fuori dalla parentela biologica conta poco e niente. Versetto 38, cioè subito dopo aver detto che Allah ha dato a Zainab in sposa a Maometto, Allah ci tiene tantissimo a dire che Maometto non ha nessuna colpa per ciò che gli ha imposto Allah. E infine il versetto 40, che è ancora più interessante, Maometto non è padre di nessuno dei vostri uomini, è il sigillo dei profeti. Il versetto 40 con la frase il sigillo dei profeti è molto interessante, ne parliamo dopo. Adesso per un attimo dobbiamo vedere cosa succederà a questo punto a Zaid, perché innanzitutto in questo momento Maometto si è sposato con Zainab, i musulmani intorno non sono contenti, non solo, ma è stata abrogata praticamente la possibilità di adottare dei bambini, degli orfani, e Zaid, che ha perso sua moglie, è di nuovo orfano. E succede una cosa ancora più interessante. Maometto in questo momento decide per la prima volta di attaccare i cristiani, di fare una prima cellula jihadista contro l'impero bizantino che ha al nord. Siamo nel 629. Maometto normalmente attaccava delle comunità ebraiche fino a questo momento con delle strategie particolari, infatti si intendeva molto bene di saccheggi, razzie, assedi, li prendeva di notte o all'alba, eccetera, ma in questo momento questa spedizione verso una località al sud della Siria che si chiama Busra
è abbastanza azzardata. Inoltre in questo momento Maometto lo sa benissimo che i bizantini sono organizzati molto bene, hanno degli uomini addestrati, un vero e proprio esercito, delle armi, e decide per questa prima spedizione contro i cristiani, prima nel senso che, mi correggo, è la prima volta che delle fonti storiche non islamiche attestano questo attacco da parte dei musulmani. Perché in realtà dal punto di vista islamico ci sono stati altri tentativi, ma non sono attestati da altre fonti. Quindi avviene questa battaglia che appunto le altre fonti chiamano battaglia di Muta, ed è molto molto strano. Innanzitutto Maometto non partecipa, mentre in altre battaglie di solito partecipa, e manda Zaid come capo spedizione. Tant'è che se voi leggerete dei libri di storia e troverete un certo Zaid ibn Haritha, è proprio Zaid il figlio adottivo di Maometto, che in quel momento Haritha è il padre biologico. Prima Zaid, quando era figlio di Maometto, prima di queste nozze, di questa visione sfolgorante di Zainab, si chiamava Zaid ibn Muhammad. È molto strano che mandi Zaid come capo spedizione, insieme ad altri due che i bizantini, io credo in mezza giornata, uccidono. Tant'è che i bizantini scrivono di aver avuto questa specie di attacco, ma non sono particolarmente spaventati, non hanno quasi avuto perdite, e questa specie di battaglia, questa battaglia di Muta, viene chiamata così, finisce con un nulla di fatto. I bizantini non si sono neanche spaventati di questo. E purtroppo Zaid muore, perché Maometto l'ha mandato a combattere. Ora, usciamo per un attimo dalla biografia di Maometto, che come avrete intuito è un po' complicatello da mettere poi tutto in ordine. Le cose importanti, torniamo alla realtà di oggi dell'Islam, le cose importanti sono queste. Perché nell'Islam non si possono adottare bambini? Per questo motivo, perché a un certo punto Maometto, per discolparsi e per annientare, annichilire tutti questi pettegolezzi, questi giudizi negativi che c'erano intorno alla sua persona e a questo matrimonio con Zainab, non solo manda Zaid a morire, che era suo figlio adottivo, ma fondamentalmente elimina la possibilità di adottare degli orfani. Per questo motivo, ancora oggi nell'Islam viene detto che l'adozione è haram, non si può fare. Quello che si può fare è prendere un orfano in casa o una orfana in casa, tenerla sotto la propria protezione, ma a questa bambina o a questo bambino non si possono dare il cognome della famiglia biologica. Possibilmente questo bambino o bambina deve essere musulmano o comunque provenire da una località che non abbia troppa miscredenza, perché troppa miscredenza di provenienza, diciamo, potrebbe interferire con la buona condotta islamica della famiglia di musulmani, e quindi sì, questo bambino potrà vivere con loro, avere il letto, avere da mangiare, ma non avrà mai i diritti di un figlio biologico, di un figlio adottivo, per come lo intendiamo noi anche oggi in Occidente o in Italia o suppongo in qualsiasi punto del pianeta Terra. E questo secondo me è abbastanza triste. È triste anche perché io ho spulciato le fatwa, c'è anche una donna che dice: io sono 15 anni che ci provo, perché non posso adottare un figlio? E le rispondono: assolutamente non puoi, ti puoi prendere un orfano ma non lo puoi trattare come un figlio. E gli puoi dare protezione ma non può avere il tuo cognome, non può avere la tua eredità, ovviamente non è la stessa cosa. E poi ancora, perché i musulmani si sposano fra cugini di primo grado? Lo fanno semplicemente perché è la sunna di Maometto, perché dalla sunna di Maometto noi sappiamo che Maometto ha sposato Zainab. E purtroppo questa pratica, che si chiama endogamia, è molto pericolosa. L'endogamia, ovvero la possibilità di fare figli fra cugini di primo grado, nella prima generazione potrebbe anche non comportare dei problemi. Se una seconda generazione dovesse ripetere questa pratica, inizierebbe a salire la probabilità di avere dei problemi per i nascituri.
Dalla terza generazione in poi è scientificamente provato che si manifestino delle conseguenze derivanti dall'endogamia. Le conseguenze possono essere un malfunzionamento degli organi, come ad esempio il cuore, il fegato, si alza tantissimo la probabilità di mortalità del nascituro, può essere compromessa anche la struttura ossea, che non risulta più simmetrica, comunque con dei malfunzionamenti anche dal punto di vista proprio della struttura ossea, e poi purtroppo si verificano anche delle compromissioni che riguardano le capacità cognitive, le competenze cognitive. Questo dalla terza generazione in poi. I musulmani non praticano l'endogamia, non si sposano fra cugini di primo grado da 3 generazioni, ma da 1400 anni. Esistono poi, come sappiamo, diverse sfumature. Ad esempio, la Tunisia ha un tasso molto basso di percentuale di matrimoni fra cugini di primo grado, la Turchia va intorno al 20-30%, poi ci sono dei picchi, il più devastante è quello del Pakistan, che ha il 70% di matrimoni fra cugini di primo grado. Il Golfo, tutti gli altri stati arabi più o meno hanno una media del 50%, anche lì con dei picchi in Egitto, in Iraq. E in sostanza anche questo, a mio avviso, è abbastanza problematico. Io ho guardato davvero tanti documentari su questo, perché è successo in Occidente, in Inghilterra e in Svezia, che a un certo punto gli insegnanti si siano resi conto di dover abbassare il livello dei programmi scolastici in presenza di molti bimbi musulmani, probabilmente derivanti da matrimoni di questo tipo. E hanno poi contattato dei medici e i medici hanno detto: ah, sapete, anche noi stiamo notando delle malformazioni in queste persone, che sono persone di immigrati, e sono malformazioni che i bambini svedesi o i bambini inglesi normalmente non hanno. Quindi si sono messi insieme, hanno fatto delle campagne per sensibilizzare le famiglie musulmane e chiedere assolutamente di abbandonare questa pratica. Hanno detto tutti di no. No, ha fatto Maometto. Siete voi che dovete adattarvi all'Islam. Ci sono molti momenti in cui l'Islam chiede che la scienza si adatti all'Islam. Non è l'Islam che deve adattarsi alla scienza. E di fronte ai casi conclamati, alle statistiche, dicono che si sbagliano gli scienziati. E ci sono delle interviste di imam che dicono: non è vero, io ho dei vicini di casa cristiani, hanno un figlio con dei problemi e quindi assolutamente non c'entra niente il matrimonio fra cugini. E negano, cosa che avrete già notato. È purtroppo un problema abbastanza frequente. Terzo punto, perché le rivelazioni di Allah nel Corano sembra che non abbiano senso? Perché le rivelazioni di Allah nel Corano non hanno senso, perché hanno senso soltanto a volte se si riesce a ricostruire un episodio, quindi bisogna mettere insieme la biografia di Maometto, i tafsiri in inglese, in arabo, gli hadith, eccetera, e ricomporre tutto un quadretto, e anche a quel punto si capisce che il senso non è un senso religioso, etico o morale valido per l'umanità, ma molto spesso si tratta di Maometto che ha bisogno di soddisfare un proprio desiderio, talvolta anche abbastanza basso, come un desiderio sessuale, oppure un desiderio non particolarmente intelligente, come quello di far andare via gli invitati dopo il banchetto, dopo che si è sposato con Zainab. A questo punto io, senza nessuna polemica, senza nessuna retorica, vorrei chiedere una cosa ai musulmani, se per caso guardassero questo video. Il Corano molto spesso dice che la Bibbia è stata corrotta. Io non avrei nessun problema a riconoscere una cosa del genere, ma il Corano e l'Islam non dice mai dove la Bibbia è stata corrotta, e quindi io ci terrei a capire questa cosa. Se qualcuno mi sa rispondere, sarei molto contenta. E non capisco anche un'altra cosa: perché il libro che dice che la Bibbia è stata corrotta è lo stesso libro dove ci sono delle rivelazioni divine per far andare via gli invitati, affinché il profeta possa consumare il matrimonio con sua cugina di primo grado, nonché ex moglie di suo figlio adottivo, che adesso è stato di nuovo disconosciuto e l'ha mandato a morire in Siria?
Perché Maometto non ha designato dei suoi successori? Allora, questo è un pensiero che io ho avuto mentre scrivevo il testo per questo video. Siamo al versetto 40 e improvvisamente c'è questa frase, il sigillo dei profeti. Effettivamente Maometto molte volte, sia nel Corano ma anche negli Hadith, dice io sono l'ultimo messaggero, io sono il sigillo dei profeti, dopo di me non ci sarà nessun altro. E questo concetto va legato anche a un altro concetto molto presente nel Corano, che quando parla di tutti gli altri profeti che ci sono stati, ehm, è come se individuasse un legame di parentela fra tutti gli altri profeti. Abbiamo già visto il patchwork fra Maria, Mosè, Aaron, Gesù, erano proprio tutti lì, nello stesso quartiere. E poi c'è un altro versetto, non mi ricordo a che altezza, dove c'è tutta una lista infinita di profeti, non manca nessuno, Davide, Solomone, Lot, Elia, Giona, Gesù, sono tutti lì e di nuovo usa la parola discendenti. Questo implica che dal punto di vista dell'Islam è come se lo status di profeta si possa ereditare. Ma se si può ereditare e se Maometto vuole essere l'ultimo, il più importante, il sigillo dei profeti, non deve avere successori. E quindi perché non mandare Zaid a morire contro i cristiani, contro i bizantini, in una battaglia che si sa che l'avrebbero persa? Questo per dire che, secondo me, Zaid a un certo punto scompare da questa storia, ma non soltanto perché era lì ancora, con la sua presenza avrebbe ricordato questo matrimonio con Zainab e tutte le persone che comunque creavano pettegolezzi e commenti e quindi lo manda via per quello. Ma secondo me anche per questo motivo, non voglio successori, io devo essere l'ultimo, devo essere il sigillo dei profeti, tant'è che questa parola sigillo dei profeti compare in questa Sura 33 che è allucinante come avete visto, in un momento in cui non c'entrerebbe niente se non che Zaid non conta più niente, quindi eri mio schiavo, poi eri mio figlio, poi ti ho disconosciuto, poi ti ho preso la moglie che è mia cugina, ho abolito per tutti la possibilità di adottare figli e ti ho anche mandato a morire, così versetto 40 il sigillo dei profeti sono io. Non so, è una cosa che ho pensato. In sostanza, per concludere questo brevissimo video di soltanto mezz'ora, sempre più sintetica, avete notato? Nulla, la conclusione è questa. La conclusione è che oggi nel mondo islamico i bambini sono fortemente compromessi anche da questa pratica dell'endogamia, del matrimonio fra cugini di primo grado, che è scientificamente provato che crei dei problemi. E il mondo islamico è anche pieno di orfani o di orfane che non avranno mai uno status uguale a quello di altri figli adottati in altri luoghi oppure dei figli biologici. E tutto questo perché Maometto 1400 anni fa ha visto sua cugina di primo grado seminuda. Grazie mille, ci vediamo presto, forse. Speriamo. Ciao.